Ciao a tutti, eccoci finalmente giunti a parlare di un prodotto Apple che probabilmente molti di voi stavano aspettando. È il primo di questo produttore che recensisco sul canale e per quanto possibile vi racconterò anche delle differenze rispetto al primo modello, quelle AirPods del 2016 che sono diventate da subito iconiche e facilmente riconoscibili, ma sono state anche oggetto di alcuni meme che senz'altro ricorderete. Ecco, oggi vediamo le AirPods di quarta generazione, ma ho selezionato per voi la variante con ANC, caratteristica che finalmente è stata introdotta nella versione diciamo di base e che a mio parere sarà la variante che riscuoterà maggiore successo. Implementano il Bluetooth 5.3, ma prima di raccontarvi i dettagli e le mie impressioni, vediamo cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Dunque, in confezione troviamo molto poco. Oltre agli auricolari abbiamo 4 manualetti di carta, quello relativo alla sicurezza, quello della garanzia, quello delle conformità e infine una guida rapida all'uso e stop, null'altro. Non c'è un cavo di ricarica e nemmeno l'adesivo Apple che di solito era presente in ogni confezione. Ormai per i brand di fascia più alta non ci facciamo nemmeno più caso, è vero che le confezioni sono piccole, ma sono anche scarne. Veniamo ora alla custodia che con le sue dimensioni di 4,9 x 4,5 x 2,1 cm è senz'altro una delle più piccole e tascabili che possiamo acquistare. Queste dimensioni, unite al peso totale di 43 grammi, le rendono estremamente portabili sia nella tasca dei jeans sia ovviamente riposte nelle borsette, anche quelle più piccole. E fin qui tutto bene. Ma ora vengono ad un aspetto che mi ha lasciato un po' perplesso, ovvero la qualità costruttiva. Saprete sicuramente che questo materiale plastico è soggetto ad ingiallimento e si graffia piuttosto facilmente, tanto è vero che ci sono custodie per la custodia, passatemi il gioco di parole, appunto per proteggerla. Non mi aspettavo però di vedere alcune mancanze, strane per essere un prodotto Apple. La prima è che il coperchio scricchiola. Se lo muoviamo in orizzontale, infatti, lo notiamo subito. Non so se riesco a farvi sentire il rumore che fa, ma lo notate comunque dal video. Il secondo difetto è che, almeno per me che ho le dita da uomo adulto, ma nemmeno troppo grandi per la verità, gli auricolari sono difficili da prendere. E questo problema di usabilità mi sorprende e non me lo sarei mai aspettato. Prendendolo in questo modo, infatti, non se ne parla perché si prende dentro il coperchio 99 volte su 100 e non c'è spazio a sufficienza. Di lato un po' meglio, ma la curva dell'auricolare lascia poca superficie esposta e quindi poco grip. Si riescono a prendere ma con fatica. Un'altra possibilità, che è poi quella che uso, è quella di tirarle in su con il pollice, che è efficace per carità, ma non è un movimento naturale. Insomma, sono piccole, ma almeno per me difficili da prendere. Per dire, anche mia moglie, che ha mani affusolati da donna, senza che io le dicessi nulla, mi ha dichiarato una certa difficoltà nell'estrazione. Per il resto la costruzione, al di là del difetto del coperchio, è buona, la cerniera non ha giochi, anche se la forza che oppone è leggera. Basta infatti fare questo movimento e si chiude da sola. Questa però è una costante delle AirPods, infatti anche il modello precedente aveva quella che forse è una caratteristica voluta, ma che a me lascia qualche perplessità. In questa quarta generazione la custodia è completissima. Appena sotto la tacca, per alzare il coperchio, troviamo un LED di notifica che è nascosto sotto la scocca. Nella parte posteriore non abbiamo nulla se non la cerniera metallica a vista, mentre in quella inferiore troviamo la porta USB-C per la ricarica e un altoparlante, perché questa custodia, che può essere rintracciata attraverso il dov'è di Apple, può emettere suoni. Uno per esempio lo emette quando la mettiamo in carica. Infine una nota che, guardando altre recensioni di influencer molto conosciuti, non è stata riportata correttamente. Avrete infatti notato che non c'è il pulsante per l'accoppiamento Bluetooth. Ebbene, per attivare questa funzione, c'è una procedura da seguire. Basta infatti tenere aperto il coperchio e fare un doppio tap in corrispondenza del LED. Ho sentito di fare doppio tap sul coperchio o altre amenità simili che mi fanno banalmente capire che non sono state utilizzate davvero prima di fare la recensione. L'auricolare, che come detto ha una forma che ormai viene ripresa da tantissimi produttori, è di tipo semi-open a bastoncino corto e pesa 4,2 grammi. Ci sono 4 tratti caratteristici che ora vado ad illustrarvi. Il primo è la presenza di una rete microforata all'estremità della capsula, che però non è a filo con le plastiche ma leggermente incassata. La seconda è la presenza visibile del sensore ottico di prossimità.
La terza sono queste due fasce nere, una sulla capsula e una sul bastoncino, e l'ultima caratteristica sono i pin argentati alle estremità del bastoncino, che sono 3 e non 2, ma soprattutto la mancanza di un microfono in questa posizione. Quindi i più attenti di voi si saranno posti una domanda a questo punto, ovvero: ma quanti microfoni hanno queste AirPods 4 con ANC? La risposta è sempre 3, ma se 2 sono posti proprio al di sotto delle fasce nere, il terzo è invece rivolto verso l'interno dell'orecchio ed è probabilmente collocato qui sotto la rete di protezione. Insieme questi microfoni concorrono alla soppressione del rumore, di cui potrete farvi un'idea migliore più tardi con i consueti test. Per concludere, l'area a pressione si trova solo sul lato esterno del bastoncino, così che quando li pizzicate il pollice possa fare opposizione. D'altronde si chiama opponibile per quello, no? L'auricolare, a detta di Apple, è stato modificato in meglio per adattarsi alle diverse forme dell'orecchio. Ora, se sia effettivamente in meglio non ve lo posso dire, anche se dalla prima versione è innegabile sia cambiato parecchio, ma quello che vi posso dire senza ombra di dubbio è che l'angolo tra la capsula e il bastoncino è acuto a sufficienza per consentire a queste AirPods 4 di rimanere in posizione. Ad ogni modo un voto solo sufficiente per me, perché comunque è vero che si agganciano al padiglione, ma basta poco per farle muovere. Anche quando diamo un comando, ad esempio, le spostiamo e di conseguenza dobbiamo poi sistemarle meglio in posizione. Inoltre la capsula è grande e questo impedisce alle orecchie più piccole di indossarle. Ho provato a farle indossare a moglie e figlia e non sono riuscite a tenerle in posizione a lungo. Qualche movimento era sufficiente per sentirle scappare via. Quindi saranno anche migliorate, ma mantengono più o meno lo stesso difetto di sempre, mentre nelle orecchie da adulto, fatemi dire, non ci sono particolari problemi, se non appunto il fatto che basta poco per farle muovere. Ad ogni modo, il peso di 4,2 grammi le rende leggere e pertanto risultano comode e confortevoli anche per via delle forme molto arrotondate. Potrebbe essere solo una mia sensazione, ma comunque ho notato che tendono a spingere leggermente verso il basso. Quindi è vero che sono leggere, ma si percepiscono sempre, cioè non tendono a scomparire dopo qualche tempo come altri prodotti riescono a fare. Infine il grado di isolamento passivo è nullo, come d'altronde tutte le semi-open, e sono certificate IP54, quindi se volete usarle in palestra o per una corsa al parco potete stare tranquilli perché non temono il sudore o la pioggia. Lo sappiamo già, ma è bene ribadirlo per chi magari le vuole acquistare per la prima volta: le AirPods non hanno un'applicazione dedicata per la gestione, ma si possono personalizzare tramite le impostazioni di un altro dispositivo Apple, sia esso un iPhone, un iPad o un Mac. Vediamo quindi cosa è possibile fare dalle impostazioni. Prima di tutto abbiamo l'indicazione di carica residua degli auricolari e della custodia sempre in primo piano. Possiamo poi personalizzare il nome del dispositivo e modificare il controllo del rumore tra disattivato, trasparenza, adattivo e cancellazione rumore attivata. Il mio consiglio, come sempre, è di lasciarla ad adattivo, così che gli auricolari possano impostarsi autonomamente in base alle condizioni ambientali. Scorrendo verso il basso abbiamo poi la possibilità di attivare il volume personalizzato, che adatta automaticamente il volume in base all'ambiente in cui siamo. Il rilevamento della conversazione, che riduce il volume della musica quando iniziamo a parlare con un'altra persona, e infine l'audio adattivo, che lascia passare più o meno rumori ambientali durante l'ascolto musicale, e questo in combinazione con la modalità di ANC eventualmente attivata. Possiamo poi disabilitare il rilevamento automatico dell'orecchio se non ci piace che quando rimuoviamo un auricolare la musica si fermi di conseguenza, oppure abilitare l'audio spaziale, che se attivato prima ci chiede di scansionare la forma del nostro orecchio per poter poi ottimizzare le performance grazie agli algoritmi implementati. Infine possiamo decidere quale microfono attivare durante una chiamata vocale, se entrambi o uno soltanto, e se abilitare i movimenti con la testa. Saprete infatti che è ora possibile rispondere ad una chiamata in arrivo facendo sì con la testa o rifiutarla facendo no. I controlli invece sono preimpostati e non è possibile modificarli, tranne qualcuno che ora vediamo. Il tocco prolungato, ad esempio, è impostato su entrambi gli auricolari per la gestione dell'ANC, e qui potete attivare tutte le modalità o in alternativa scegliere di attivare Siri come assistente vocale. Potete anche modificare alcuni controlli per le chiamate vocali, ma qui invece di scegliere l'azione potete scegliere il comando da dare, insomma al contrario rispetto al solito.
I controlli standard, che non sono indicati qui nelle impostazioni, sono i seguenti. Con la pressione singola diamo il comando di play e pausa, con la pressione doppia andiamo al brano successivo, mentre con la pressione tripla andiamo al precedente. In definitiva dei controlli discreti, come discreta è la possibilità di avviare l'assistente dando il comando vocale Hey Siri, che però è sostanzialmente inutile visto che con Siri, in attesa di Apple Intelligence, che da noi forse arriverà nel corso del 2005, si può fare ancora troppo poco. Devo essere sincero, questo aspetto è forse tra tutti quello che più mi ha stupito. Il driver è stato progettato da Apple, che non rilascia indicazioni in termini di dimensioni e materiali utilizzati. Inoltre non hanno a bordo codec Bluetooth ad alta definizione, ma il solo AAC, che però sfruttano al massimo dell'ampiezza di banda. Comunque, senza attivare l'audio spaziale e con la riduzione del rumore spenta, queste AirPods 4 restituiscono un suono caldo e piacevole da ascoltare con diversi generi musicali. Per essere delle semi-open i bassi sono abbastanza presenti, anche se, lasciando passare qualcosa dall'ambiente che ci circonda, non potranno mai essere al livello di in-ear di buona fascia. I medi e gli alti invece sono riprodotti molto bene e sia i piatti o comunque quegli strumenti che hanno un timbro alto, sia le voci vengono restituite in modo molto naturale e la sensazione di ascolto è piacevole e appagante. La quantità di strumenti percepita è buona, soprattutto nelle frequenze, come dicevo, più alte, mentre in quelle basse abbiamo una sorta di appiattimento, cosa che la maggior parte degli ascoltatori probabilmente non noterà, ma se siete soliti attendervi un rimbombo dei bassi, ecco, questo modello non è in grado di restituire quella sensazione, nemmeno a volumi molto alti, che comunque io vi sconsiglio di mantenere. Sono inoltre dotate di audio spaziale, che qui funziona molto bene, ma il consiglio per apprezzare al meglio questa modalità, come sempre in questi casi fatemi dire, è quello di ascoltare brani musicali progettati appositamente per l'ascolto in audio spaziale, e su Apple Music ne trovate ormai parecchi. Il volume è poi impostato molto bene, alto a sufficienza per poter suonare con vivacità, ma non così alto da spaccare i timpani. Inoltre, come per le precedenti AirPods, non ci sono equalizzazioni personalizzate. Questi auricolari infatti utilizzano la tecnologia adattiva di Apple, Adaptive EQ, che regola la risposta in frequenza ogni volta che gli auricolari vengono indossati per tenere conto delle variazioni di vestibilità. Ora, mentre chi fa del suono la propria ragione di vita rimarrà deluso e probabilmente eviterà l'acquisto, la maggior parte delle persone sarà invece soddisfatta del suono predefinito. Se le avete già acquistate, vi consiglio un brano da ascoltare per comprendere al meglio le qualità del driver. Si tratta di Déjà Vu di Roger Waters. Se volete, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Prova di registrazione audio in condizioni di vento forte. Hanno due facce queste AirPods 4 quando si parla di microfoni e di soppressione del rumore. I microfoni si comportano sempre molto bene, restituendo una voce pulita e mai metallica. In condizioni di traffico sostenuto invece notiamo come alcuni rumori vengono rimossi, la voce rimane sempre udibile, ma un po' sovrastata dai rumori ambientali più forti. Nelle orecchie invece passare dalla modalità normale a quella con ANC si sente tanto, ma in maniera progressiva, segno questo che gli algoritmi si adattano nel giro di un paio di secondi in base alle modalità con cui le indossiamo e alla quantità di rumori esterni. Una buona implementazione quindi se consideriamo che sono semi-open e quindi tecnicamente molto più complesse da gestire. Se c'è un aspetto critico da considerare è proprio la durata della batteria. C'è tanta tecnologia dentro queste AirPods 4, ma se questa tecnologia va ad inficiare la durata complessiva, allora a mio modo di vedere c'è qualcosa da riconsiderare. Apple infatti dichiara 5 ore per l'ascolto musicale con il codec AAC ed il volume impostato al 50%, ma come saprete ormai io eseguo sempre i test con il volume all'80% e sempre con la medesima playlist ovviamente. Ebbene, nei miei test ho riscontrato valori contrastanti, nel senso che così come arrivano impostate di fabbrica riescono a fare dalle 5 alle 6 ore, mentre se teniamo disabilitati tutti gli aiuti,
anche il sensore di prossimità ad esempio, si ottengono poco meno di 7 ore di ascolto continuo. Se abilitiamo l'ANC invece, che è molto energivoro, non riusciamo a fare più delle 4 ore dichiarate da Apple. Ora, c'è anche da dire che la scarica non è regolare e dipende molto dal singolo brano. In alcune situazioni, ad esempio, calano dell'1% ogni 2 minuti circa, in altre situazioni mantengono l'1% per 5-6 minuti. Detto questo, a me non convincono, nel senso che se le tengo impostate come arrivano dalla fabbrica posso usarle per 5-6 ore al massimo. Se disattivo tutto ne faccio una in più, ma se invece scelgo di attivare tutto, come l'audio spaziale o il volume adattivo, lascio a voi le conclusioni. Quindi, se le avete già a disposizione, vi consiglio di disattivare tutto ciò che ritenete superfluo e che fa calare l'autonomia. Tenete disattivato il controllo con i movimenti della testa, l'audio adattivo e l'audio spaziale, tutti aspetti tecnicamente ottimi e ben fatti, ma che fanno calare ancora di più un'autonomia appena sufficiente. Vi segnalo ancora una cosa che fa sorridere, ma l'ho accennata prima, ovvero che gli auricolari comunicano la capacità residua di un punto percentuale alla volta e questo, per chi è particolarmente attento allo stato di carica, può generare una certa ansia. Le specifiche tecniche sono invece complete perché è disponibile sia la ricarica wireless, anche attraverso il caricatore di un Apple Watch, se lo avete a disposizione, sia la ricarica rapida parziale che con 5 minuti di ricarica offre fino ad un'ora di riproduzione. Inoltre le AirPods 4 implementano il caricamento ottimizzato, ovvero durante la ricarica vengono portate subito all'80% per poi completare il 20% rimanente in base alla vostra routine quotidiana. In pratica si adattano dopo aver capito quando e per quanto tempo le utilizzate. Tutte queste modalità ci permettono quindi di ricaricare le nostre AirPods anche al volo, ma ripeto che come prestazioni non mi convincono, a maggior ragione se mettiamo in relazione queste prestazioni con il costo. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Dunque, pur rimanendo fedeli a quelli che sono i tratti distintivi delle AirPods, è indubbio come negli ultimi anni queste si siano evolute, ma sappiamo anche come Apple sia molto conservativa nell'introdurre, o forse dovrei dire centellinare, i cambiamenti. Questa quarta generazione non sfugge ai dettami del marketing, ma ci offre quella che secondo me è la funzione che mancava in questo modello, ovvero la soppressione attiva del rumore. Non sono però un prodotto perfetto e ho cercato in questa recensione di evidenziare alcune criticità che vi lascio riassunte qui di lato e che per forza di cose influiscono sul voto finale. Ma è altrettanto vero però che in termini assoluti ci sono pochi prodotti semi-open che possono farle concorrenza, mentre è ovvio che se le paragonassimo ad auricolari con il gommino ne uscirebbero senz'altro molto male, ma ripeto, non è un confronto che regge. Dal punto di vista delle specifiche tecniche hanno tutto ciò che serve, sono leggere, hanno la ricarica wireless, un ottimo sound e una ANC che, anche se il fattore di forma non agevola, è di tutto rispetto ed è anche un esempio di ingegnerizzazione all'avanguardia. Ma sulla batteria purtroppo vale quanto detto per le Galaxy Buds 3, cioè non ci siamo. Le 5 ore di ascolto dichiarate sono poche già per prodotti di fascia media che costano 80-90 euro, ma diventano insufficienti per prodotti che ne costano quasi 200. Mi dispiace vedere come dopo anni dal primo modello Apple non sia riuscita a migliorare questo aspetto, dove ci sono concorrenti che arrivano anche a 9 ore. E poi c'è l'ecosistema, che è utile quando siamo in presenza di un parco hardware già definito, quindi se siete già possessori di iPhone, iPad e Mac le potete apprezzare a pieno, ma se invece è il primo prodotto Apple che avete acquistato magari perché iconiche, ecco, è sì possibile abbinarli ad altri smartphone o PC, ma non si possono davvero utilizzare fino in fondo e questo è un peccato. Non è una critica agli ecosistemi, intendiamoci, ma siccome ci sono diversi fanboy lì fuori, vorrei si riflettesse che un ecosistema, nonché ottimo dal punto di vista dell'integrazione e facilità d'uso, è dall'altro lato della medaglia limitante per chi non vuole o non può crearlo quell'ecosistema. A chi le consiglio quindi? Allora, senz'altro a chi è già possessore di un iPhone o al limite di un iPad, ma ne fa un utilizzo saltuario, magari per brevi spostamenti in metropolitana perché si troverà bene, il suono è soddisfacente e la soppressione del rumore aiuta tanto.
Poi, chi ne deve fare un uso più professionale, magari con un Mac, io consiglio di guardare altrove. È vero che tecnicamente sono un ottimo prodotto, ma se dovete passare ore alla scrivania tra ascolto musicale o riunioni da remoto, si scaricano troppo in fretta e il rischio che vi lasciino a piedi è alto, quindi siete stati avvisati. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Ho voluto aspettare qualche giorno in più prima di pubblicare il mio punto di vista, proprio per darvi un'idea completa di tutti gli aspetti, sia positivi che negativi, così che possiate fare una scelta consapevole. Se quello che avete appena visto lo avete anche apprezzato, vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per far crescere la community. Come sempre, alla prossima!